Treviso è un aeroporto bellissimo, G91, sortite di aeroplani di G91, una cosa impressionante, volavano tantissimo, voli notturni, un aeroporto alla grande. E al 47esimo, quando arrivai, mi sembra nell'agosto del 78, il comandante mi presentò il gruppo, ci presentò il gruppo e poi ci chiamò ad uno per il comandante, giustamente per sapere cosa facevamo, cosa abbiamo fatto, le nostre aspettative e roba del genere. Però giustamente il comandante disse: guarda che voi volerete qua, nessun problema, ma nell'esercito, nell'aviazione dell'esercito avevamo il secondo incarico, noi abbiamo il secondo incarico. E infatti io ho detto: ma in che senso secondo incarico? Secondo incarico, tu non puoi fare soltanto il pilota e vai ad aiutare altre persone negli uffici. Infatti a me mi misero in amministrazione che io poi proprio ero nella massima ignoranza di questa, non materia, di questo lavoro, quindi c'era un maresciallo che rompeva un po' le palle e mi ricordo che dovevamo battere a macchina con la carta carbone, quindi una cosa indescrivibile. A Saracinelli, l'altro mio collega, lo misero in fureria a fare lo statino per i soldati, era incazzatissimo. A Giulio invece lo misero ad aiutare un maresciallo che era il gestore del circolo. Ripeto, una spada di Damocle avevamo di questo secondo incarico. Ma non era tutto, perché non è tutto, perché anche gli ufficiali avevano questo secondo incarico. Avevano un secondo incarico di comando, cioè mi ricordo che il capitano Corbelli era il comandante di pelotone, comando, aveva i suoi soldati. Il buon Venturini stava in area riservata, quindi lui era responsabile dell'area riservata. Il capitano Villano era l'aiutante maggiore del gruppo e così, quindi tutti quanti avevano questo secondo incarico che, come detto, per me era una spada di Damocle. Però si volava. Facevamo dalle 200 alle 250 ore di volo all'anno, quindi si volava tantissimo. E cosa facevamo? Erano missioni di sgombro poligono, missioni di addestramento, si faceva molto addestramento, si andava infatti in Sardegna a fare esercitazioni a Capoteulada, lì si sparava su questo poligono, oppure si andava a Perdas de Fogo a fare addestramento. Quando mi ricordo un particolare che quando sparavamo giù in Sardegna veniva montata, oltre che la mitragliatrice, come dicevo prima, era una mitragliatrice Minigam a 6 canne rotanti a 3000 colpi al minuto, in più avevamo un collimatore qua davanti che potevamo togliere e si poteva cabrare con un pulsante sul ciclico, per cui noi avevamo la facoltà di abbassare e far salire la mitragliatrice. E in più con questo collimatore i colpi bene o male andavano lì. Oddio, io ogni volta che sparavo mi toglievo il collimatore, guardavo i colpi traccianti dove andavano e andavano bene o male tutti quanti lì. In più poi avevamo addestramento al volo strumentale, al volo tattico e al volo strumentale. Volo tattico sarebbe che si andava dalla zona del Montello, zona Piave, e lì facevamo addestramento al volo a bassissima quota. E in più avevamo poi volo strumentale. Volo strumentale che facevano? I specialisti ci montavano dei pannelli arancioni sul plexiglass del 206 e noi piloti, il primo pilota, si metteva degli occhiali di color blu, per cui il blu con l'arancione formava il nero, per cui noi fuori non vedevamo nulla, vedevamo soltanto gli strumenti. Per cui il secondo pilota decollava, si metteva ad un certo punto in una piazzuola per il decollo
e poi diceva pronto al decollo e io dovevo decollare guardando gli strumenti, quindi tirare il collettivo ad una certa potenza, quindi non fare un overtorque, non andare fuori di temperatura e balle varie e raggiungere la velocità. Poi nella zona si faceva addestramento dove il secondo pilota ci diceva fai una virata a destra, fai una virata a sinistra e vi garantisco che tenendo questi occhiali e guardando dentro, le sensazioni del corpo erano qualcosa di impressionante. Io mi ricordo tante volte, dicevo al secondo pilota, mi sento che sono a 90 gradi, mi sento che sono impicchiata. E le sensazioni erano stranissime. Però guardando l'orizzonte artificiale dell'elicottero ero dritto, quindi non avevo nessun tipo di problema. Poi facevamo sgombro poligono, parlando sempre della parte quando era a Treviso. Facevamo sgombro poligono e si andava, sgombro poligono sarebbe una specie di controllo del settore dove arrivavano i colpi di artiglieria e all'interno di questo settore, di questo ventaglio, se vogliamo chiamarlo, non ci doveva essere persone, animali, roba del genere. Quindi noi arrivavamo in questo posto, facevamo la nostra ricognizione con un ufficiale addetto allo sgombro, si faceva la ricognizione e poi si rientrava. Noi atterravamo spesso e volentieri al Monte Ciaurlec. Monte Ciaurlec si trova nelle prealpi Carniche ed era, adesso non mi ricordo a che quota era, poche parole, era abbastanza in quota. E atterravamo su una piazzuola 3 metri per 3 metri, era proprio una cosa, un fazzoletto, e quindi dovevamo stare molto attenti perché se avevamo il vento in coda cioè o non si atterrava oppure era molto ma molto difficoltoso mettere giù i pattini. La trave di coda stava su una parte, un precipizio diciamo, invece il rotore principale stava a 1,5 metri da una specie di collinetta. Ed era tutto da naso atterrare in questo posto. E niente, noi portavamo l'ufficiale addetto allo sgombro e delle volte io mi divertivo perché questi ufficiali addetti allo sgombro non è che ci avevano tanta simpatia con noi, eravamo sergenti maggiori, eravamo piloti, per cui loro un po' di invidia ce l'avevano, oltre che prendevamo qualche soldo in più. In più poi portavamo in volo un capitano addetto allo sgombro poligono. Io ero sergente maggiore, quindi un po' di fastidio gli dava. Io cosa facevo? Decollavo da questo punto, poi facevo una picchiata giù in questa valle, poi tiravo su e già lo vedevo che era abbastanza... non è che gli piaceva tanto. Poi lo portavo in quota e poi dove c'era una specie di montagna dove alla fine giù in fondo si vedeva un paesino e rimaneva sempre impaurito dalla quota, dalla quota. Poi niente, poi ritornavo giù e atterravo. Altri episodi che ho fatto, che mi sono successi a Treviso, questo è strano perché ho dovuto pagare da bere per una settimana intera. Ho portato il maresciallo Saporetti, mi ricordo un anziano maresciallo, poi passato ufficiale, a Bologna, perché a Bologna c'era un centro di manutenzione elicotteri dall'aviazione leggera dell'esercito e si andava in volo da soli, in poche parole, quindi ero io insieme al maresciallo. Treviso e tutta la zona padana, sempre nebbia, in quel periodo era sempre nebbia, diciamo si volava sopra, si azzardava delle volte a volare sopra, però quando si arrivava a Bologna c'era un muro di nebbia oppure la visibilità era talmente scarsa che non potevamo nemmeno atterrare. Per cui mi ricordo quel giorno sono arrivato dalle parti di Ferrara e sono entrato in nube, con la massima tranquillità ho fatto un 180 e sono tornato indietro. Vi ripeto, non esistevano GPS, non esistevano cellulari, esisteva soltanto che io, primo pilota, pilotavo e guardavo la cartina, per cui mettevo, sul 206 avevamo soltanto la DF, quindi vi potete immaginare come si volava. Però dovevamo sapere a memoria la strada, bene o male. Poi a un certo punto, quando eravamo dalle parti di Padova, il maresciallo mi dice no, lascia perdere la cartina di volo, ti dico io dove siamo.
Io da giovane pilota inesperto dico, ma il maresciallo è anziano, anche se è specialista sa dove siamo perlomeno. Lui mi dice, vedi, qua siamo a Noale, qua siamo a Dolo, qua siamo di qua. Poi è arrivato un altro paesino, lui mi fa, ah, questo paesino non l'ho visto mai. Io dico, ma come non l'ho visto mai? Mi sono perso, non so dove sono. Quel momento pure mi ha preso lo sconforto. Allora ho preso la cartina e la cartina non sapendo dove ero, quindi era un po' difficile. Ho messo l'NDB di Treviso. Noi avevamo Treviso e Istrana, quindi avevamo, ecco, questi qui sono gli aeroporti, all'incirca così. Quindi se io arrivavo con l'NDB di Treviso sulla prua, bene o male sapevo che la direzione della pista era per, mi sembra, 3-1, quindi quando la lancetta mi dava indicazione 3-1, io dovevo virare per il finale ed atterrare a Treviso. Cosa è successo? Che invece di mettere l'NDB di Treviso ho messo l'NDB di Strana. Nella confusione, nel cercare il paese, quindi ho messo l'NDB di Strana, per cui sono andato avanti e chiamavo la torre di Treviso dicendo ho l'aeroporto in vista. Loro mi hanno autorizzato a fare un lungo finale per l'aeroporto e io mi sono messo lì, ho cominciato a fare una virata, ed ero un lungo finale. Ho dato lungo finale, loro mi hanno detto non in vista, continuate. Ho continuato, corto finale, e loro mi dicevano non in vista, accendete i fari, boom, ho acceso i fari, e loro mi dicevano non in vista. A quel punto ho sentito la torre di Strana che mi diceva, noi ci chiamavamo Doge, roba del Doge 628, virata a destra, siete in finale sull'aeroporto di Strana, virata a destra e troverete Treviso. Una tragedia è successa a Treviso. Mi aspettavano con il fucile in aeroporto, quindi ho dovuto pagare da bere, l'ira di Dio. Ecco, una di queste cose succedono, purtroppo succedono perché essendo giovane pilota si volava da soli. Altri episodi, mi ricordo con il buon sergente Palma, era uno specialista napoletano, una bravissima persona. E mi ricordo che andando in volo io guardavo la carta e ho detto lo vuoi tenere tu l'elicottero? E lui lo teneva, andando in volo lo teneva, però ecco, lo teneva per modo di dire, ogni tanto gli davo una correzione. Poi mentre io guardavo la carta di volo ho alzato un attimo lo sguardo, mi sono visto davanti a me un F-104 a 20 metri, 30 metri, e a questo punto sono rimasto così fermo e non sapevo nemmeno io cosa fare. Mi è passato, ho sentito l'urlo proprio qua davanti a me. Io mi sono girato verso Gennaro, ho detto Gennaro l'hai visto? Lui era lì, faceva che cosa? Ho fatto guarda, lascia perdere, lo porto io, continuo io a volare perché non aveva visto questo 104 davanti a me, era una cosa indescrivibile. Ora vi racconto un altro episodio che mi è successo. Noi avevamo un poligono di tiro che si chiamava Tre Poggioli, che stava a Monghidoro, il paese di Gianni Morandi. Tre Poggioli si trovava nell'Appennino a nord di Bologna. Cosa succedeva? Che anche in quei periodi si volava sempre da soli, solo pilota con lo specialista. In più non esisteva il 118 come adesso c'è l'eliambulanza. Quella volta eravamo noi che facevamo soccorso e specialmente per le esercitazioni militari c'era l'elicottero di soccorso. Noi con il 206 veniva montate 2 barelle all'interno dell'elicottero e poi il ferito si doveva portare all'ospedale di Bologna oppure atterrare in aeroporto. E cosa succedeva? Io quel giorno sono partito da Treviso, io insieme a uno specialista, sono atterrato all'aeroporto di Bologna per fare rifornimento e quel giorno abbiamo fatto un po' tardi perché la botte non era, cioè la cisterna non era ancora piena e quindi dovevano fare ancora rifornimento. In più dovevano fare l'idrokit. L'idrokit lo dovevano fare perché non dovevano trovare residui di acqua o polvere o roba del genere sul carburante. Per cui ho ritardato a fare il rifornimento.
Sono decollato, mi sembra, sulle 15:30, 16 all'incirca, e già il sole faceva capolino dietro le colline di Bologna. Per cui sono decollato, senza problemi, ho passato Sasso Marconi. Da Sasso Marconi, sempre con la carta, non c'era un GPS, non c'era nulla. Dopo Sasso Marconi devo fare una virata a sinistra su una valle e poi un'altra virata a destra, prendere un'altra valle e poi dopo 10 minuti di volo, 10 minuti, un quarto d'ora massimo di volo, ero a Monghidoro, a Tre Poggioli. Vira a destra, vira a sinistra, alla fine non trovavo, quindi non trovavo questo mammellozzo che poi si vede, perché si vede benissimo. Forse sarà stato il nubibasse o avrò sbagliato, non so che cosa poteva succedere. Niente, gira a destra, gira a sinistra. Non sono in macchina, sono con un elicottero, per cui se ero in macchina mi fermavo e chiedevo, ma ero con l'elicottero, per cui con l'elicottero non è che potevo fare tanto. Mi potevo abbassare per vedere come si chiamava il paesino, però, ripeto, a un certo punto, mentre sto virando, vedo una signora giù in basso, ed era a bassa quota, vedo una signora che era su una strada sterrata, e mi ricordo come adesso aveva un cesto sulla testa, e camminava, andava via. E io dico allo specialista, oh, io atterro, chiedo alla signora dove sta Monghidoro. E infatti lo specialista dice, ma atterri, ma che può succedere? E non succede niente, perché non so dove sono, per cui devo chiedere per forza alla signora. Per cui faccio un 360 per controllare se c'era fili o roba del genere, e atterro. Atterro a 20 metri dalla signora. Quindi l'elicottero, già il rumore che faceva, il rotore, tutto quanto. Quando atterro, vedo questa signora che si ferma, si gira con il cesto verso l'elicottero e guarda. Io in quel momento metto al minimo l'elicottero, dico allo specialista non toccare niente, blocco i comandi, perché sul 206 c'era la possibilità di bloccare i comandi, per cui scendo dall'elicottero, casco di volo, guanti, visiere, tutto quanto, e mi avvicino verso la signora. Questa signora, vedendo me che mi avvicinavo in questa maniera, si è girata e si è messa a correre sulla strada. Stavo fuggendo. In quel momento io mi sono fermato, mi sono girato verso l'elicottero e dicevo, ma che è una barzelletta? Ma che sta succedendo? C'era lo specialista che rideva come un matto dentro l'elicottero, e io ho preso, mi sono tolto il casco e ho cominciato a correre pure io verso la signora. Questa signora, a un certo punto, era un po' anzianotta, per cui l'ho raggiunta subito. L'ho chiamata, signora, scusi. Questa signora si è fermata con due occhi che non finiva mai. Mi guardava così, ho fatto, signora, guardi, sono un militare, non si preoccupi, sono un militare, guardi, sono un pilota. Sto cercando Monghidoro. Dove si trova Monghidoro? Gli ho detto. Oh, questa signora si è girata e mi dice, là, in quel punto là. Ho fatto, la ringrazio, arrivederci. Mi sono rimesso il casco, sono montato sull'elicottero e sono decollato e sono andato a Monghidoro. E là siamo atterrati in questo posto, in questo poligono di tiro dove facevano, come dicevo, questo sgombro poligono. Noi stavamo là una settimana, capitava anche di più, capitava.